Prima notte in Argentina, abbiamo dormito dietro questa duna grandissima, stupenda. Ieri sera è stato bellissimo perché dopo la cena siamo andati alle terme e c'era tantissima gente, era strapieno e sembrava di stare in Italia perché gli argentini sembrano veramente italiani, quindi ci sentivamo molto a casa. Abbiamo dormito benissimo, qua siamo un po' più alti di 1000 metri, però si sta di notte veramente bene. Abbiamo tolto finalmente i sacchi a pelo e adesso sono le 8, inizia già a fare un po' di caldo, quindi ci stiamo preparando per proseguire. Oggi vi raccontiamo cos'è successo il nostro primo giorno in Argentina. Se avete in programma di andarci, sicuramente vi farà piacere sapere che qui si sente davvero aria di casa nostra, a partire dall'amore per il calcio. Se invece ci siete già stati, saremmo davvero felici di leggere com'è stata quella sensazione di ritrovarvi dall'altra parte del mondo e scoprire che l'Argentina è un'Italia che parla spagnolo. Ormai è quasi un anno che siamo lontani da casa e arrivare qui con il nostro van è stata una grandissima sorpresa. Partiti dal lontano Canada fino in Alaska e poi 3 anni dopo da Panama, quando abbiamo deciso di continuare il nostro viaggio. Abbiamo percorso più di 75.000 km sulla Panamericana, provando veramente tantissimi piatti tipici, alcuni abbastanza strani, ma la maggior parte delle volte cercando di riprodurre i nostri sapori con rari prodotti di importazione nella piccola cucina di Nirvan, il van che ci accompagna in questo viaggio nel nuovo continente. Ecco dove abbiamo dormito, in mezzo al nulla. Di là ci sono le terme e di là c'è la città di Fiambala. Intanto che Carlo si prepara, ho deciso di andare a fare un giro su questa duna e di vedere il nostro piccolo van dall'alto. Eccola qui. Wow, oggi mi sento un po' un drone. Ho deciso di scivolare da questa duna, speriamo di non combinare disastri. Adesso vado, tolgo le scarpe, va. Che bello! Ah! Ah! Il nord dell'Argentina raggruppa moltissimi paesaggi con colori differenti. Si passa dai vulcani innevati alle montagne di colore rosso, per poi vedere finalmente un po' di vegetazione qua e là. E dal nulla poi spunta una duna di sabbia. Ci mettiamo in cammino verso sud, fa già caldo e ci dirigiamo verso un posto speciale che inaugura il nostro primo giorno in Argentina. Da buoni italiani all'estero siamo alla costante ricerca dei sapori di casa e nei pressi di un piccolo paesino che si chiama Tinogasta scopriamo un posto che ci ricorda bene cosa abbiamo lasciato dall'altra parte del mondo. Tra l'altro da questi posti, come ci dice la nostra mappa, passò la Dakar nel 2009. Ci ricordiamo quando abbiamo visto quel monumento al Salar de Uyuni e sono arrivati fino qui, tra queste dune sabbiose. Come prima cosa siamo venuti in un posto dove vendono olio extravergine d'oliva. Qui infatti fanno l'olio, è pieno di ulivi e il prezzo è veramente bassissimo rispetto agli altri paesi del Sud America e Centro America, quindi faremo rifornimento e magari prenderemo un'altra bottiglia di vino, che ieri ne abbiamo trovata una in paese, c'era del vino artigianale fatto da dei signori che lo vendevano in piazza e ovviamente l'abbiamo subito preso. Dall'olio delle cime di Bitonto all'olio della valle del Catamarca in Argentina. Sono proprio curioso di vedere com'è quest'olio, anche perché questi olivi crescono in un clima desertico. Ci ha dato il benvenuto lui. Ciao. Sei un impiegato. Era dal Messico che non vedevamo vigneti e soprattutto uliveti dove producono olio in spremitura a freddo. Siamo veramente contenti perché abbiamo fatto un sacco di acquisti. Adesso vi li faccio vedere. Questa è la cassettina che abbiamo preso. Abbiamo preso quest'olio extravergine, 2 in realtà. Pensate che è realizzato con le olive coratine, incredibile. Poi abbiamo preso
queste olive in salamoia fatte da loro, buonissime. E poi in ultimo un vino bianco Chardonnay, questo ce lo beviamo a pranzo. E ci sembra davvero un sogno stare qui e poter comprare queste cose, davvero. Magari per voi sono cose normali, però per noi vi assicuro che è come un regalo di Natale. Qui non può mancare la zona per fare l'asado spettacolare che dobbiamo ancora provare. E questi sono i vigneti che vengono irrigati a goccia. Qui ci sono dei grappoli bellissimi, pronti per la futura spremitura. Il nostro amico cane ci ha già lasciato un ricordo grande. E queste sono le file infinite di olivi. E sono proprio le olivi pugliesi portati qui in Argentina, però hanno il tronco molto più piccolo, sono stati piantati da pochi anni. Veramente una bella scoperta, bravi gli argentini. E meno male che non abbiamo cominciato a fare degustazioni varie e ci siamo tenuti il vino per quando saremo arrivati nella prossima tappa. Bien, bien, bien. ¿De dónde son? De Italia. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo están? Bien, normal, sí. Comemos mucho. ¿Tenés tu licencia de conducir, por favor? Sí, Por favor. ¿Y esta de ustedes? sí, es una casa rodante. Casa rodando le Sí, hicieron. puede mirar. Después la estacionamos y la miramos un poquito. ¿eh? Sì, Sí. ¿Quiere pasaporte, algo? No, no hace falta, quédense tranquilos. Lo que sí, le voy a hacer un control Claro. físico. para Sí, observar un sí, sí. poquito Lo quiere, y lo que continuar. quiere. Sí. Dale. muchísimas Nos ponemos gracias. acá entonces. Por favor, Sí. por su seguridad. Gracias. Facciamo un controllino qui alla frontiera tra Catamarca e la Rioja. Fa un caldo bestia. ci hanno fermato per il primo controllo qua in Argentina, la gendarmeria, qua si chiama così, era un ragazzino molto giovane, sui 20 anni, e si è messo a chiacchierare, ci ha consigliato tutti i posti, lui è del nord dell'Argentina, ci ha lasciato il suo contatto, molto molto gentile. A un certo punto voleva vedere il van, però non per controllarlo, ma proprio per vederlo, per vedere come fosse fatto. Troppo bravo sto ragazzo della gendarmeria. Il posto di controllo coincideva con il confine con una nuova provincia, infatti abbiamo lasciato la provincia di Catamarca per entrare in quella di La Rioja, spero che si dica così, gli argentini cambiano un po' gli accenti. E adesso siamo appena entrati nella super strafamosa Ruta 40, la strada che attraversa da nord a sud l'Argentina per più di 5.000 km fino ad arrivare al termine del nostro viaggio all'Alaska Argentina, che sarà Ushuaia. Io che sono un fanatico dei cartelli, ecco, questo è il segnale che dice che mancano 4.000 km, siamo al chilometro 4.000, adesso noi giriamo di lì per Chilecito. La Ruta 40 è una delle strade più lunghe al mondo, insieme alla Trans-Canada Highway e alla Route 66 che abbiamo attraversato in Nord America. Questa strada è lunga più di 5.000 km e corre parallelamente alla cordigliera andina. Sarà la nostra direttrice verso l'estremo sud del continente, prima di imbarcarci per la Terra del Fuoco. E come potrete immaginare dagli adesivi, questa strada è il simbolo dei viaggi itineranti. Ogni anno è attraversata da migliaia di viaggiatori perché con qualche piccola deviazione è possibile visitare luoghi lontanissimi dal turismo di massa. Siamo venuti un po' a rinfrescarci durante la nostra giornata di guida qui in Argentina e siamo capitati in questo posto dove c'è un fiume praticamente nel deserto. In pratica c'è un campeggio più a valle e noi abbiamo risalito il fiume e quest'acqua è veramente rigenerante perché oggi ci sono circa 35 gradi e nell'acqua ce ne sono molti meno, quindi si sta benissimo.
Con la mente fresca arriviamo nella prima grande città argentina. Dobbiamo risolvere un problema abbastanza importante ai freni posteriori. Se torniamo un po' indietro di qualche mese, eravamo in Perù e dopo il difficile percorso alla laguna Huascarán a quasi 4.000 metri di quota, uno dei due regolatori dei freni a tamburo si era rotto, forse per le vibrazioni o per la normale usura. C'eravamo quindi catapultati dal primo meccanico che aveva risolto provvisoriamente il problema. Qui in Argentina il nostro Ducato esiste e anche se è difficile trovare i ricambi perché sono tutti di importazione, noi siamo stati abbastanza fortunati. Finalmente sono riuscito a trovare la parte di ricambio che ci serviva, eccola qua, il regolatore del freno. Adesso andiamo dal primo meccanico di fiducia qui che ci è stato consigliato e me la faccio cambiare. Che bello, era dal Perù che aspettavo questo momento. Anche se l'abbiamo pagata il doppio di quanto costa in Italia, per i freni ragazzi bisogna spendere e stare molto attenti. E siamo stati anche fortunati per tutte le strade terribili che abbiamo fatto, che il sistema che ci hanno realizzato in Perù abbia tenuto fino a questo momento. ¿Lo tiene este lado? Sí, lo tiene, pero está arreglado. Ah, claro. Tiene que cambiarlo, porque mira, está roto. Bien. Sí. ¿Cómo están esto? ¿Está buena la cinta? Bueno? ¿Sí? Sì, Sí, sì. sí, sí, está bueno. Ya. Vamos a poner este, lo vamos a regular. Ecco il meccanismo peruviano che ha funzionato benissimo. Le ganasce sono ancora perfettamente integre. Cioè un po' di polvere della Bolivia ancora. Nada pasará. Questo qui è il pezzo rotto, lo teniamo per ricordo. Sì, è sì, io credo che sia questo. Adesso il meccanico lo sta regolando in maniera tale che funzioni in maniera automatica. ¿Y esto se autorregula? Supuestamente sí, se autorregula solo. Pero llega a un cierto punto que no. Ahora él te lo va a regular todo ahí, te lo va a dejar. Per pochi euro il freno posteriore è completamente riparato. Da domani possiamo iniziare a visitare la prima grande città argentina. È stata veramente una bellissima giornata. Abbiamo scoperto ancora tantissime somiglianze con l'Italia, come per esempio che anche qui c'è San Nicola di Bari e che producono un ottimo prosciutto crudo. C'è la pasta fresca, i formaggi e le conserve di pomodoro sono fatte in casa e pensate che il Fernet viene consumato più qui che da noi in Italia, ma non da solo, ma con la Coca-Cola. Scaffali interi di Fernet in ogni supermercato. E finalmente si torna a vedere nei bagni il bidet che c'era tanto mancato. Bene ragazzi, dalla patria della carne noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video dall'ultimo paese del nostro viaggio.